Ciao a tutti amici e benvenuti su Arm Wrestling Motivation. Allora, nel video di oggi faremo i pronostici sull'East vs West 14, un evento che è un po' lineare dal mio punto di vista, a differenza degli altri dove c'erano grandi main event che aspettavi la fine della serata per arrivare a vedere quell'incontro. Dal mio punto di vista qua sono sì tanti bei incontri, però più o meno io li metterei tutti sullo stesso piano di interesse. Poi vabbè, può essere anche un'opinione mia personale. Oggi vedremo 6 incontri che abbiamo scelto come quelli più interessanti. Iniziamo. Allora, primo incontro, Rustam Babayev contro Paul Lin. Entrambi gli atleti mi sono molto simpatici come persone. Personalmente da me questo incontro è molto atteso, perché mi ricordo come se fosse ieri il loro incontro dove i primi 2 round Babayev ha vinto strafacile e poi al terzo round ha avuto un problema, uno strappo al petto che comunque non gli ha permesso di proseguire l'incontro. Quindi diciamo Paul Lin in quel caso ha vinto, però sicuramente è consapevole che se non fosse successo quel problema quasi sicuramente avrebbe perso, quindi penso che per questo incontro si sia preparato molto di più, perché sa che deve dare il massimo per riuscire a vincere. E stessa cosa a Babayev, penso che sia riuscito a recuperare, lo spero anche. Penso un incontro molto interessante, ma comunque vedo Babayev come favorito, quindi penso che l'incontro finirà 4-1, sperando sempre che non ci siano problemi appunto con Babayev per quanto riguarda gli infortuni. Michael Monster Todd contro Kamil Jablonski. E io qui mi chiedo, ma come cazzo si fa a fare un incontro del genere? Cioè, dal mio punto di vista non è per niente equilibrato. È come far scontrare Superman contro la Kryptonite. Vabbè, ma non è che Michael Todd è Superman, però l'esempio è questo, perché comunque sappiamo tutti benissimo che il punto debole della King's Move è la pressa. Per battere la King's Move devi pressare. E quindi io non capisco proprio che cosa si possa inventare Michael per riuscire a fare questo miracolo, per riuscire a batterlo. Io questo incontro lo vedo molto sul che Michael non riuscirà a portarsi nemmeno un round a casa. Dave Chaffee contro Frank Lamparelli. Solitamente non mi piace molto fare dei pronostici basandomi su incontri passati. Sì, sicuramente li prendo in considerazione, però comunque non ci si può basare troppo sugli incontri passati, sia perché è passato del tempo, ci sono stati degli allenamenti in mezzo, sia perché c'è una strategia diversa, si usano tecniche diverse magari apposta per quell'avversario, o magari banalmente vai una volta che vai al tavolo, prendi quella mano, la senti scomoda e non riesci a fare quello che avevi in mente o che ti aspettavi di poter fare. Allora, fatta questa premessa, sappiamo tutti che Dave Chaffee ha una pressione laterale comunque molto potente, e la sua top roll infatti è proprio così, cioè lui va molto diretto verso il cuscino, non porta molto il peso all'indietro, no? E sappiamo benissimo che anche se gli apri il polso non è detto che lo porti facilmente al cuscino. Può Frank aprire il polso di Dave Chaffee? Sì, lo può fare. Poi l'importante però è che non ci sia uno stallo dove Dave lo continua a tenere, perché in quel caso Lamparelli potrebbe stancarsi. Quindi io l'incontro lo vedo molto che o Lamparelli fa 3 flash pinnate subito
e vince l'incontro, oppure vedo più Dave come favorito, anche perché secondo me di forza generale ne ha di più. Quindi diciamo il mio pronostico è 3-2 per Dave. Allora, un altro bell'incontro è Prudnik contro Tozilla. Secondo me Prudnik ultimamente ha cantato un po' di più rispetto a quello che si è allenato, e spero che grazie all'incontro con Irakli si sia rimesso un po' in riga e sia tornato l'arm wrestler di una volta, anche perché spesso una sconfitta fa molto più di una vittoria, e penso che questo sia proprio il caso di Prudnik. Comunque non credo che possa permettersi 2 sconfitte di fila, quindi lo vedo molto motivato a vincere contro Tozilla, anche perché Prudnik sa già quello che deve fare dall'incontro passato. Tozilla è un grande, mi sta troppo simpatico, è troppo bello vedere i suoi incontri, no? Anche la sua carriera come è andata, che li stava battendo tutti uno dopo l'altro. E penso che anche lui abbia molta voglia di vincere, ma comunque il mio pronostico rimane 3-2 e il favorito per me è Prudnik. Allora, Jerry Cadoret contro Alex Kurdeja. Grazie all'incontro con Hermes penso sia chiaro a tutti qual è la strategia corretta per riuscire a battere Jerry. Ma riuscirà Alex a fare questo tipo di tiro? Non lo so. Infatti per questo incontro io vedo 2 possibili scenari. Nel primo scenario Alex vince 3-0 annullando completamente la tecnica di Jerry. Nel secondo scenario mettiamo caso che Jerry riesce un po' a stoppare Alex, allora lì l'incontro potrebbe andare in tutt'altra direzione, perché comunque se ad esempio ci sarà uno stallo dove Alex è in piena top roll e Jerry ha messo bene la spalla e si è chiuso, allora in quel caso, se rimangono appesi per tanto, quello che fatica di più muscolarmente è Alex, perché comunque la tecnica di Jerry congestiona molto di meno i muscoli rispetto appunto ad una top roll. E in quel caso per me l'incontro finirà 3-2 per Jerry, perché comunque penso che i primi 2 round, per la forza che ha Alex, li porta sicuramente a casa. Primo round vince Alex, secondo round vince Alex, che però viene rallentato, e i 3 round successivi li vince Jerry. John Brezenk contro Leonidas Sarcona. Quanto è stato bello vedere Leonidas vincere contro Schoolboy, troppo bello. E quanto sarà bello vedere Brezenk vincere contro Leonidas? Anche questo penso che sarà da vedere. Però penso che andrà proprio così. Secondo me Leonidas ha ancora troppa poca esperienza per riuscire a battere una persona così tecnica e con così tanta esperienza come John. Sì, sicuramente è molto forte, ma io immagino che John sappia quello che deve fare, sappia come annullare i punti di forza del suo avversario, e secondo me sarà proprio una lezione, no? per Arcona sulle differenze di livello che ci possono essere. Sì, alla fine Arcona è entrato bene nel nostro sport, sta facendo sempre meglio, ma secondo me è un incontro questo qui che forse era ancora troppo presto, però vedremo. Comunque vedo un 3-0 per John.